Assolutamente. Ecco la versione ampliata della storia di Burak e Neslihan, mantenendo lo stile, il tono e il formato originali. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per una nuova storia. Una storia che mi ha davvero colpito il cuore e che spero toccherà anche voi. Preparatevi perché oggi parleremo di un amore che sfida le stelle. Un amore così forte da sembrare invincibile. Parleremo di Burak e Neslihan, due persone che hanno trovato l'uno nell'altra non solo un partner, ma un vero e proprio compagno di avventura. Un'anima gemella che li ha guidati attraverso tempeste e arcobaleni. La loro storia è un esempio lampante di come l'amore possa trionfare su tutto, anche quando il destino sembra mettersi di traverso. Prima di iniziare, però, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei prossimi video e, ovviamente, di lasciare un bel like se la storia di Burak e Neslihan vi piacerà. Detto questo, direi che possiamo finalmente immergerci in questo racconto appassionante. La storia di Burak e Neslihan inizia in un modo apparentemente banale, un incontro casuale durante una conferenza universitaria. Entrambi studenti brillanti, con la testa piena di sogni e ambizioni, si sono subito sentiti attratti l'uno dall'altra. C'era qualcosa di speciale nel modo in cui i loro sguardi si incrociavano, nel modo in cui le loro risate si fondevano, nel modo in cui le loro menti si sintonizzavano su una stessa lunghezza d'onda. Burak, con il suo sorriso contagioso e la sua energia inesauribile, era un vulcano di idee e progetti. Studiava ingegneria, sognando di costruire ponti che collegassero non solo città, ma anche culture e persone. Era sempre al centro dell'attenzione, circondato da amici e ammiratori, ma dietro la sua facciata solare si nascondeva una sensibilità profonda e una grande capacità di ascolto. Era il tipo di persona che ti faceva sentire subito a tuo agio, che ti incoraggiava a tirare fuori il meglio di te e che ti faceva credere in un futuro migliore. Neslihan, con la sua calma pacata e la sua intelligenza acuta, rappresentava un porto sicuro, un punto di riferimento stabile e affidabile. Studiava medicina, animata dal desiderio di alleviare le sofferenze altrui e di dare speranza a chi l'aveva persa. Era una persona riservata e riflessiva, ma quando si apriva, rivelava un cuore generoso e una mente brillante. Amava la lettura, la musica classica e le lunghe passeggiate nella natura. Era il tipo di persona che ti faceva sentire compreso, che ti offriva un consiglio saggio e che ti stava accanto nei momenti difficili. Insieme formavano un equilibrio perfetto, un'armonia che si percepiva nell'aria. Si completavano a vicenda, compensando le debolezze dell'uno con i punti di forza dell'altro. Burak portava entusiasmo e avventura, Neslihan stabilità e saggezza. Erano come due pezzi di un puzzle che si incastravano alla perfezione, come due note che si fondevano in una melodia armoniosa. I primi mesi della loro relazione furono un turbinio di emozioni, di scoperte, di risate condivise e di momenti indimenticabili. Studiavano insieme fino a tardi, confrontandosi sui libri e scambiandosi idee. Viaggiavano insieme durante le vacanze, esplorando nuove città e culture. Si supportavano a vicenda nei momenti di difficoltà, incoraggiandosi a superare gli ostacoli e a non arrendersi mai. E celebravano insieme i successi, brindando ai traguardi raggiunti e sognando nuovi obiettivi. Il loro amore cresceva giorno dopo giorno, diventando sempre più forte e profondo. Si conoscevano a fondo, accettandosi con i loro pregi e difetti. Si fidavano ciecamente l'uno dell'altra, condividendo i loro segreti e le loro paure. Si amavano incondizionatamente, con un amore che andava oltre l'attrazione fisica e che si basava sulla stima, sul rispetto e sulla complicità. Ma come spesso accade nelle storie d'amore più belle, anche quella di Burak e Neslihan doveva affrontare delle prove. La vita, a volte, ci mette di fronte a sfide inaspettate, a ostacoli che sembrano insormontabili. E proprio quando Burak e Neslihan stavano progettando il loro futuro insieme, una nube scura si addensò all'orizzonte. Un giorno, Burak iniziò ad accusare dei dolori persistenti e una stanchezza anomala. All'inizio non ci fece caso, pensando che fosse solo stress dovuto agli esami universitari. Ma quando i sintomi peggiorarono, decise di consultare un medico. Dopo una serie di esami approfonditi, la diagnosi fu un fulmine a ciel sereno, una malattia grave, una forma rara di cancro che sembrava inesorabile e che metteva a dura prova la loro relazione. La notizia fu un fulmine a ciel sereno. Tutto il loro mondo crollò in un istante. I sogni, i progetti, le speranze,
tutto sembrava svanire nel nulla. La paura, l'angoscia e l'incertezza presero il sopravvento. Burak si sentì smarrito e confuso, incapace di accettare la realtà. Neslihan, pur sconvolta, cercò di mantenere la calma e di offrire il suo sostegno a Burak. Ma Burak e Neslihan non si arresero. Non si lasciarono sopraffare dalla disperazione. Decisero di affrontare insieme questa sfida, di combattere fianco a fianco, con tutte le loro forze e con tutto il loro amore. Si promisero di non arrendersi mai, di non perdere mai la speranza e di credere sempre nella possibilità di una guarigione. Neslihan si trasformò nella sua roccia, nel suo angelo custode. Mise da parte i suoi studi e si dedicò completamente a Burak. Lo accompagnava a tutte le visite mediche, informandosi sulle terapie e sui possibili effetti collaterali. Lo supportava durante le terapie, incoraggiandolo a non perdere mai la speranza e a non lasciarsi abbattere dal dolore. Gli preparava i suoi piatti preferiti, cercando di stimolare il suo appetito e di mantenerlo forte e nutrito. Gli leggeva libri ad alta voce, soprattutto romanzi d'avventura e storie di eroi che avevano superato grandi difficoltà. Gli raccontava storie divertenti, aneddoti della loro vita insieme e ricordi spensierati. Lo distraeva con giochi di società, puzzle e film comici. Faceva di tutto per alleviare il suo dolore, per infondergli coraggio e per fargli dimenticare, almeno per qualche istante, la sua malattia. Burak, dal canto suo, non si lasciò abbattere dalla malattia. Non si rinchiuse in se stesso, non si abbandonò alla tristezza. Continuò a sorridere, a scherzare, a coltivare i suoi interessi. Si impegnò al massimo nelle terapie, seguendo scrupolosamente le indicazioni dei medici e sottoponendosi a tutti i controlli necessari. Cercò di mantenere uno stile di vita attivo e positivo, facendo esercizi leggeri, uscendo all'aria aperta e frequentando i suoi amici. Non voleva che la malattia lo definisse, non voleva che lo privasse della sua gioia di vivere. Voleva continuare a essere Burak, il ragazzo solare e pieno di energia che tutti conoscevano e amavano. Voleva dimostrare a se stesso e agli altri che la malattia non era una condanna, ma una sfida da affrontare con coraggio e determinazione. Insieme, Burak e Neslihan dimostrarono una forza d'animo incredibile, una resilienza fuori dal comune. Il loro amore divenne ancora più forte, ancora più profondo, ancora più invincibile. Si promisero di non arrendersi mai, di lottare fino alla fine, di credere sempre nella possibilità di un miracolo. E questo amore, questa fiducia reciproca, questa speranza inesauribile furono la loro arma più potente contro la malattia. I mesi successivi furono una vera e propria battaglia. Tra cicli di chemioterapia, radioterapia e interventi chirurgici, Burak e Neslihan affrontarono momenti di grande sofferenza fisica e psicologica. Ma non si persero mai d'animo, non persero mai la fiducia, non persero mai la speranza. Si tennero stretti l'uno all'altra, sostenendosi a vicenda nei momenti di sconforto e celebrando insieme ogni piccolo progresso. E alla fine, il miracolo si compì. Dopo un lungo e difficile percorso, dopo innumerevoli sacrifici e sofferenze, Burak riuscì a sconfiggere la malattia. I medici diedero la notizia con cautela, ma gli esami confermarono. Il cancro era scomparso, Burak era guarito. La gioia di Burak e Neslihan fu incontenibile. Si abbracciarono, piansero, risero. Sentivano di aver vinto la battaglia più importante della loro vita, di aver superato la prova più difficile che il destino avesse posto loro davanti. Si sentivano grati per ogni singolo giorno, per ogni singolo respiro, per ogni singolo momento trascorso insieme. La loro storia divenne un simbolo di speranza, un esempio di come l'amore possa trionfare su tutto, anche sulla malattia più crudele. Molte persone si ispirarono al loro coraggio, alla loro determinazione, alla loro fede incrollabile. La loro storia fu raccontata sui giornali, in televisione e sui social media, diventando un faro di luce per tutti coloro che si trovavano ad affrontare delle difficoltà. Dopo la guarigione di Burak, la loro vita riprese a scorrere serenamente. Si sposarono in una cerimonia intima e commovente, circondati dall'affetto dei loro cari. Crearono una famiglia, avendo 2 splendidi figli che riempirono le loro giornate di gioia e di amore. Realizzarono i loro sogni, aprendo uno studio di ingegneria e una clinica medica. Viaggiarono per il mondo, scoprendo nuove culture, assaporando nuovi sapori e vivendo esperienze indimenticabili. Ma la cosa più importante è che non si dimenticarono mai di quello che avevano passato. Continuarono a supportare le persone malate, a donare il loro tempo e le loro risorse a chi ne aveva bisogno.
Fondarono un'associazione di volontariato per aiutare i pazienti oncologici e le loro famiglie, offrendo sostegno psicologico, assistenza legale e supporto economico. Volevano che la loro storia fosse un messaggio di speranza per tutti coloro che si trovavano ad affrontare delle difficoltà, un esempio di come l'amore, la fede e la determinazione possano fare la differenza. Volevano che tutti sapessero che non sono soli, che c'è sempre una luce in fondo al tunnel e che, insieme, si può superare qualsiasi ostacolo. Burak e Neslihan dimostrarono che l'amore è una forza potente, capace di superare qualsiasi ostacolo. Il loro amore fu invincibile, perché era basato sulla fiducia, sul rispetto, sulla comprensione e sulla condivisione. Era un amore che illuminava le loro vite e che irradiava il mondo intero. E anche se la loro storia ha avuto dei momenti difficili, dei momenti di dolore e di sofferenza, alla fine ha trionfato l'amore. L'amore di Burak e Neslihan è un esempio per tutti noi, un esempio di come dovremmo vivere le nostre relazioni, un esempio di come dovremmo affrontare le sfide della vita. Ed è proprio questo che rende la loro storia così speciale, così toccante, così indimenticabile. È una storia che ci ricorda che l'amore è la cosa più importante che abbiamo, che l'amore può salvarci, che l'amore può renderci invincibili. È una storia che ci invita a non perdere mai la speranza, a credere sempre nei miracoli e a lottare per ciò in cui crediamo. Ed eccoci giunti alla fine di questa incredibile storia. Spero che vi sia piaciuta tanto quanto è piaciuta a me raccontarvela. La storia di Burak e Neslihan è un vero inno all'amore, alla resilienza e alla speranza. Ci insegna che, anche quando il destino sembra accanirsi contro di noi, l'amore può essere la nostra ancora di salvezza, la nostra arma più potente. Ci dimostra che, insieme, possiamo superare qualsiasi ostacolo e che l'amore, quello vero, è davvero invincibile. Vorrei ringraziarvi di cuore per avermi seguito fino alla fine di questo video. Spero che la storia di Burak e Neslihan vi abbia ispirato e vi abbia fatto riflettere sull'importanza dell'amore nelle nostre vite. Ora, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate voi di questa storia. Lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa vi ha colpito di più, cosa vi ha emozionato e cosa avete imparato. Sono curiosa di leggere le vostre opinioni. E prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e familiari e, soprattutto, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti!